Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche disponibili con l'ingresso di Nettuno in Ariete. Wow, abbiamo la carta del matto, amici del cancro. È una carta di nuovi inizi, di entusiasmo, di gioventù, di gioia anche, come vi posso dire, è una sorta di spinta alla vita ed è anche una carta che indica il fare il salto di fede, quindi c'è come questo buttarsi in qualche cosa. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link alla promozione che scade a San Valentino e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, ok, partiamo con un 4 di coppe. Tre di bastoni, la torre, 7 di coppe, 8 di coppe, 2 di pentacoli e 9 di pentacoli. Ragazzi, andiamo a vedere le energie del prossimo periodo. Tenete presente che io lascio la lettura aperta, cioè non scenderò proprio troppo nel dettaglio in modo che riusciate ad adattare la lettura alla vostra realtà. La sensazione che ho così in apertura è che probabilmente abbiate fatto qualche passo, magari anche anni addietro, dove non abbiate valutato esattamente le conseguenze e adesso siate come in un punto dove c'è bisogno, mi viene da dire, di solidificare qualche cosa o di iniziare qualche cosa. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 8 di pentacoli, sì, 8 di pentacoli e 6 di bastoni. Può essere un lavoro per qualcuno, un qualche cosa che poteva essere magari un aiuto nella vostra quotidianità, nel vostro, non lo so, potrebbe anche essere, per esempio, vi faccio un esempio sciocco come un altro, aver comprato un piccolo robot che facesse X cosa per voi, magari nella vostra azienda, non lo avete preso perché pensavate non fosse necessario, invece può essere che qualcuno adesso si penta un pochettino o che non abbia visto una determinata cosa, che non si sia considerata una determinata cosa, che probabilmente invece avrebbe avuto bisogno della giusta attenzione. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, perché il 3 di bastoni è una carta di progettualità, altra carta di progettualità, il 3 di pentacoli e la regina di spade. Sento che è come se aveste qualche tipo di progetto, probabilmente non avete dato anche peso magari a questo progetto, potrebbe essere anche un sogno nel cassetto, un qualche tipo di... ehm, può anche essere esperienza, studio che avete effettuato, magari non terminato, che però vi possa dare come degli strumenti in più da utilizzare nella vostra quotidianità. Qui con il 3 di bastoni e il 3 di pentacoli sento che si parla di progetti, potrebbe essere un trasferimento, potrebbe essere un'espansione lavorativa, un qualche cosa che ha, che fa riferimento ad una casa, ad un'abitazione. Andiamo a vedere la torre. 5 di spade. Io credo che qualcuno di voi
vorrebbe buttare giù tutto e ricostruire da capo. Ho come questa sensazione. Può essere la vita, il lavoro, la casa, la relazione. Andiamo a vedere il 7. 10 di spade e torre. È come se ci fossero varie cose con il 7 di coppe che probabilmente non avete considerato in passato e che adesso siete come nell'esigenza di lasciarvi indietro. Io ho come l'idea che uno, non sappiate bene quale sia, diciamo, la prima cosa da chiudere, da interrompere, da lasciare indietro. Dall'altro lato ho come la sensazione che non vogliate, come se ci fosse un attaccamento. Può essere un lavoro, vi dico perché qui ho un 8 di pentacoli. Però ho proprio la sensazione, perché c'è anche un 5 di spade, quindi c'è parecchia confusione su che nuovo inizio creare e su che direzione dare. Avete anche una regina di spade. Molte volte queste figure fanno riferimento a una persona alla quale potremo accudire, dalla quale potremo andare per chiedere una consulenza. Possono essere psicologi, avvocati o persone che comunque hanno una certa autorità in un campo specifico e che vi possano aiutare a chiarirvi le idee. Sento che qui c'è qualche cosa che dovreste o vorreste lasciare indietro, ma probabilmente non potete. O potrebbero essere varie cose, considerato il 7 di coppe. È come se fosse un'attività lavorativa, per esempio, è come se avessi bisogno di dare una trasformazione, può essere a certi prodotti, magari renderli un po' diversi. Non dico di chiudere, sì, vabbè, anche perché c'è comunque la torre, perché il 10 di spade, anche questo è un 10, quindi è una carta che mi parla di chiusura della sofferenza. Probabilmente se fosse un prodotto dovete cercare il prodotto che vi costa di più e vi rende di meno e quindi eliminarlo. Il servizio, quello più scomodo, quello meno richiesto potrebbe essere. Se fosse una relazione sul lavoro, io vi dico che qualcuno potrebbe come sì, essere confuso. È come se ci fossero delle ideologie sul futuro con questa persona, però alla fine è come se questa cosa non potesse essere concretizzata. Da lì questa esigenza, secondo me, delle due torri di interrompere qualcosa. È come se non potesse iniziare qualcosa di concreto. Qui avete l'asso di denari al contrario. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Abbiamo un cavaliere di bastoni e un re di bastoni. Allora, l'otto di coppe è 4 di coppe. È come se dovesse allargare il raggio d'azione. Allora, anche il matto qui parla di viaggi, parla di spostamenti, parla di movimenti. Normalmente sono viaggi brevi, però anche l'otto di coppe ha un po' quel senso di viaggio più interno rispetto a quello del matto. Il matto è più un viaggio fisico, un fine settimana, una cosa così. Però qui vi chiedono di focalizzare quello di cui avete bisogno e di andare in cerca di questa cosa di cui avete bisogno, di non, mi viene da dire, accontentarvi. mm? Sento anche che potrebbe esserci una persona che entra, che non avete preso in considerazione fino ad adesso e che effettivamente potrebbe, diciamo, potrebbe nascere un feeling. Vi dico, forse io la carta del matto la sento più associata a questa seconda parte della lettura che non alla prima.
Cioè la prima sento come se ci fosse un qualche cosa che non si vede, che non viene a galla, su cui bisogna lavorare tanto. E nonostante questo grande lavoro, non si capisce bene se possa andare avanti, se bisogna interrompere questa cosa o questa situazione o questa relazione. Mentre qui nella seconda parte, a parte che c'è anche un 2 di pentacoli, quindi potreste per un periodo tenere in sospeso le due situazioni o le due relazioni, andiamo a vederlo. Però come la sensazione, appeso, sì, è come se prendeste tempo ad un certo punto. Ho come la sensazione che questo matto sia più riferito a questa nuova persona che non alla vecchia, se vogliamo. Abbiamo un appeso e un 3 di bastoni. Allora, l'appeso è una di quelle carte che vi aiuta a vedere le cose da un'altra prospettiva. Sento che per un periodo potreste tenere il piede in due scarpe, fondamentalmente, però poi ad un certo punto, con questo 3 di bastoni, vi sposterete in avanti e che l'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva. Quindi probabilmente quello che prima non si vedeva con questo 4 di coppe, eh, in realtà vi dirò. Io sento che qui qualcuno non vuole vedere qualcosa, però c'è come una sorta di confusione mentale, per cui è come se l'ego raccontasse delle storie. Di qua è un non voglio vedere perché il vedere che c'è questo interesse reale per questa persona fa sì che questa prima persona, situazione, quello che è, perda di valore. Siccome sento che c'è attaccamento a questa cosa qua, può essere un po' difficile proiettarsi verso il futuro, ma sento che lo farete e andiamo a vedere anche il 9 di pentacoli. Ok, sento che qualcuno deciderà come di godersi questo momento di libertà, di divertimento. Sia il 9 di pentacoli che l'eremita sono le carte dei single, ok? Le carte di qualcuno che è indipendente, che guarda per ricercare la propria stabilità, è una carta di amor proprio, il 9 di pentacoli. Quindi ho come la sensazione che qui a un certo punto alzerete la testa e direte no, chi mi fa star bene o quale situazione mi nutre di più e avere anche il 10 di pentacoli al contrario, sento che semplicemente vi riprenderete in mano il vostro potere. C'è come un nuovo inizio, un nuovo entusiasmo con questo matto, ragazzi, al di là di quelle che potrebbero essere i contratti, gli accordi, le collaborazioni. Vi dico che se fosse una situazione lavorativa per qualcuno si tratta di un cambio lavoro e potreste decidere di aprire la partita IVA, perché qui partiamo proprio con l'otto di pentacoli, finiamo con le carte dei lavoratori autonomi o dei single, come vi ho detto prima, però c'è un'assenza di compromessi con questo 10 di pentacoli al contrario. Se foste per esempio in un lavoro dipendente, potrebbe essere che qualcuno qui si stanca di non essere visto, nonostante le promesse che vengono fatte, e ad un certo punto inizierete a valutare quali sono le vostre alternative e vi dico, in quel caso lì potreste conoscere comunque una persona che vi dà, se non una mano, una visione diversa, perché poi arriva l'appeso, e quindi è come se finalmente riuscisse a vedere le cose da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere qualche oracolo. Mm. Questa carta, è carta numero 7, vi dice il 7 è il numero del leader, tra le altre cose, e vi dice di pulire voi stessi dalle cose che non vi servono più. È vero che possono essere cose come vestiti, come attrezzatura che magari non usavate più, c'è un qualche cosa con cui dovete tagliare i ponti fondamentalmente. Però a me viene anche da suggerirvi di tagliare con i pensieri che non vi servono più, potrebbero essere i pensieri di carenza o quel brutto dialogo interiore che molte persone hanno, tipo il colpevolizzarsi, lo sgridarsi, e potrebbero anche essere i sentimenti negativi, quindi magari il senso di colpa, la vergogna. Mm. Per il senso di colpa chiedetevi sempre, innanzitutto sostituite la parola colpa con responsabilità e poi chiedetevi di chi è la responsabilità di questa cosa. È una mia responsabilità se l'altro o l'altra reagisce così, si comporta così o cose per lo stile.
Mm. Abbiamo purezza, abbi sempre fiducia nella purezza del tuo cuore. Guardati dentro, ma qui avete un 8 di coppe effettivamente. Guardati dentro e lì troverai le risposte alle tue domande. Molto profonda questa carta. E poi abbiamo questa carta che vi dice di desiderare in modo saggio e quindi vi dice usa i tuoi desideri per manifestazione, per manifestare i desideri del tuo cuore e prendi o fai passi pratici, fisici per far diventare i tuoi sogni realtà. Quindi è vero che bisogna, come dire, puntare un obiettivo, ma è anche vero che bisogna muoversi verso questo obiettivo per raggiungere, diciamo, quello che vi siete prefissati. Vi faccio notare una cosa, avete 2 3 di bastoni e un 3 di pentacoli. Sento che qui si tratta come di un progetto che voi avete e che a un certo punto probabilmente qualcuno di voi deciderà di inseguire da solo o da sola. O è come il ok, vado per un'altra strada, vado per il mio cammino. Tenete presente che il matto è San Rocco. San Rocco era un nobile giovanissimo che ha perso i genitori molto presto, ha ereditato una fortuna, ma lui che cosa ha fatto? Si è liberato di quel peso materiale e qui vi veniva di togliervi dalle cose materiali, di pulirvi da delle cose materiali ed è partito come un vagabondo, aveva solo un fagotto in mano ed è partito alla scoperta del mondo, desideroso di scoprire come funzionava la vita. E ha comunque un riferimento, voi qui avete 2 torri, al tagliare con qualche cosa del passato, a lasciarvi indietro qualche cosa che è un peso. La sento un po' così. Andiamo a vedere un messaggio dell'universo. La mia fede ha il potere di trasformare il trauma in guarigione, i conflitti in crescita e la paura in amore. Wow, bellissimo. Usiamo quello che ci è successo per trarne un insegnamento e farne un punto di forza, invece che magari vittimizzarci su quel tipo di trauma. Amici del cancro, io spero che la lettura vi abbia dato come degli spunti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto e tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare come autodidatti attraverso la sezione degli abbonati. Lì trovate tanti temi inerenti al lavoro delle credenze limitanti, sono divise per settore, amore, famiglia, lavoro, denaro, ce n'è una serie. Però ci sono anche tanti altri temi di metafisica, di metamedicina, che sono un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione e ho condensato e messo lì a vostra disposizione. I titoli dei video si vedono, sono pubblici, quindi potete curiosare, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. L'unica cosa, tenete presente che per adesso sono 4 playlist, io pubblico ogni sabato e sono numerate, quindi vanno viste in ordine cronologico, proprio perché essendo stato studiato come un corso di formazione, dovete prima prendere le basi per poi andare alle playlist successive. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!